Buongiorno a tutti, ben ritrovati! Come state? Io tutto ok. Allora, oggi iniziamo subito col tutorial del mio personale metodo per fare la spina curva. Poi a chi interessa può continuare a vedere il video, altrimenti si può fermare alla spina curva. Ok, allora vi faccio vedere con un piccolo rotolo di carta igienica. Nel caso di un junk journal, parliamo di junk journal o comunque un'agenda, no? Fatta con riciclo creativo, vi andrà il rotolo della Scottex per il formato classico, diciamo quello un po' più grande, e dal formato della Scottex possiamo decidere che formato fare, no? Mentre qua, vabbè, è solo una prova, potrebbe venire un mini junk journal, quindi io lo terrò. Allora, la prima cosa che facciamo, iniziamo subito, è schiacciare il rotolino. Non vi preoccupate perché non perderà la curvatura. Una volta che abbiamo trovato il centro, lo tagliamo in due parti, o con il cutter, però in questo caso è più comoda la forbice, o con la forbice. Ok, quindi andiamo a tagliarlo tranquilli e otteniamo queste due metà. Ovviamente così, in questo modo, in proporzione, diciamo, è una spina molto larga. Quindi adesso cosa facciamo? Una parte la appiattiamo. In che modo? Prendiamo un righellino, un qualcosa, anche solo un coltello, la punta di un coltello, diciamo, stabiliamo quanto vogliamo più o meno di spina. Per dire, vogliamo, in questo caso qua, io direi non più di 2 centimetri, è un mini junk journal, comunque lo facciamo in proporzione, diciamo, alla dimensione del junk journal. In questo caso qua io farei una spina da 2 centimetri, quindi andrei a portare via tipo 2 centimetri per parte. Quindi vado a segnare 2 centimetri, ma non stiamo a prendere tante misure, non vi preoccupate, questo è solo per dare un attimino la dimensione che vogliamo fare, no? Quindi a occhio, ma se vogliamo essere precisi siamo anche precisi. Già che ci siamo, facciamo 2 centimetri per parte e adesso vi mostro cosa vado a fare. Una piega, quindi andremo a schiacciare con la punta, come vi dicevo, o di un dotter o di qualcosa di appuntito, ma che non tagli la carta, importante, il cartoncino, e andiamo a fare questa piega, 2 e pieghetta. Ok, e questa sarà la spina. Ovviamente, ripeto, stiamo facendo solo un esempio con questo piccolo pezzo, Facciamo la nostra piega, che però andrà girata da questa parte, comunque dritta. Vedete che comunque non perde la sua curvatura, anche perché io l'ho messo sotto Big Shot e non si è cioè alla fine riprende sempre la sua forma tonda la carta, questi rotolini. Ok, adesso abbiamo la nostra spinetta e una piccola prolunga. Adesso con quest'altra parte andiamo a prendere la misura del centro della spinetta, così noi andiamo a prendere questa misura in qualsiasi punto, quindi da una parte già tagliato, quindi noi andiamo a fare l'interno in questo modo e lo tagliamo. Facciamo le cose per bene. Ok, lì. E questa è l'altra parte della spina che andrà a rinforzare la nostra spina. Quindi adesso in questo caso, lavorando molto nel piccolo, tende a raddrizzarsi, ma noi non ci spaventiamo. Questa è Maya che fa gli sternutini, non vi spaventate dei rumori. Ok, adesso andiamo a incollarla. Possiamo usare qualsiasi tipo di colla e in questo modo è più sicuro che la nostra spina resterà bella rigida. Così, e la mettiamo nel centro. Ok, vedete?
E questo è il nostro dorso, la spina del nostro libricino. Adesso andiamo a accorciare questa parte, perché ovviamente stiamo parlando di una cosa curva che nel piccolo non ha nessun problema, non succederebbe niente, ma nel grosso sarebbe poi un problema. Ok, questo è il risultato. Abbiamo la nostra spinetta curva e adesso dobbiamo costruire il resto. Anche qui ci sono due versioni: o costruiamo la nostra copertina normale, classica, e poi la incolliamo qui, oppure possiamo incollare direttamente qua gli inserti, i signatures. Non c'è nessun problema neanche in quel caso. Allora, per finire diciamo il tutorial tra virgolette, vado a tagliare il cartoncino della stessa misura della spina, ovviamente. Poi vediamo se può bastare, lo facciamo a metà perché tanto è solo per farvi capire la cosa. Ok, adesso semplicemente, come dicevo, adesso in questo caso qui lo possiamo applicare all'interno in questo modo. Altrimenti, facendo la spina in questo modo qui, diciamo, facciamo finta di voler fare un libricino dove applichiamo qua gli inserti, i signatures, noi poi andremo a applicarlo così. In questo modo verrà la spina curva, gli inserti saranno applicati qui con molta facilità, poi si mette o garza o qualsiasi cosa, qui stoffa, per mascherare un po' che questa cosa, ma viene benissimo. Io vi faccio vedere questa versione qui. Allora andiamo a regolare questa cosa, facciamolo un po' più equilibrato. Poi si può procedere a foderarlo, fare tante cose diverse. Questo è solo un'idea veloce per come fare una spina se state cercando questo con molta facilità, ecco, così e così. Secondo me viene meglio facendo una copertina classica e inserendola dentro, viene meglio, viene più sicuro. In questo caso qua sarebbe meglio, diciamo, volendo evitare questo saltino che secondo me è anche carino, anzi lo evidenzierei, si può comunque mettere un altro cartoncino per ugualizzare il saltino, o addirittura sovrapporlo in questo modo, così, applicandolo in questo modo. Praticamente si pinza la spinetta che abbiamo fatto in mezzo a due fogli. Secondo me vale la pena inserirci una copertina dentro, applicare questi qui all'esterno e così il saltino scompare completamente. Ok, questo era un breve tutorial per chi non volesse seguire tutto quanto il video, può fermarsi qui. Naturalmente deve già sapere più o meno come si fa un Jan Journal, ecco. Comunque questo probabilmente lo userò per farci un block notes, vediamo. Intanto io ho già fatto la versione con il rotolo della Scottex sopra un foglio classico, così almeno io stavolta non taglierò i fogli. E adesso vado a fare la continuazione comprendendo tutta la lunghezza del foglio. Verrà un bel giancone bello grosso, in sostanza. Ho fatto lo stesso identico procedimento. Adesso devo continuare. Adesso, come detto, vado a costruire la mia parte esterna. Ho due confezioni di magliette e vado a metterne una da una parte e una dall'altra. Siccome c'è questa stondatura devo tenermi un po' più su. Tagliamo la stondatura. Ok. La parte lucida stavo pensando se metterla all'interno o all'esterno. Meglio all'interno, ok, così non vi do neanche fastidio con gli sberluccichi. Adesso vado a tagliare qui e qui.
mi manca la larghezza, ma quella la si può fare poi in un secondo momento. Vado proprio a filo dell'ondulina qui, dove va a farsi la piega. Schiacciamo molto bene perché questa è la nostra parte esterna. Ok, e vado a metterlo anche dall'altra parte. Per fare la misura della larghezza della copertina vado a fare 14,8, che è un foglio per ricoprire, insomma un foglio classico. La faccio 15, anzi facciamo 15,3, così se c'è qualche pizzo. Comunque proviamo 15,3, poi vediamo come risulta. Quindi vado a tagliare 15,3 e 15,3. In questo modo andiamo a coprire le nostre pagine e ci siamo. Anche in altezza mi sono tenuta qualche millimetrino più alta, perché questa volta qua voglio che gli inserti stiano leggermente più in dentro. Non tanto, ma ok. Adesso vado a costruire la parte interna. Allora, ho comprato un pigiama, questo pigiama qua, guardate che meraviglia. Sempre da Action, bello, si è già scucito, ma bello, basta ricucirlo. Ok, allora, visto che è bello grosso, però dovrò andargli a creare la spina, ma vedo che non mi ci sta qui, quindi vado a farlo a mano. Allora, niente, in sostanza la misura è questa, quindi posso, in questo caso qua mi è veramente facile, posso appoggiarmi qui un po' più su di quest'ondulina, quindi vado a tagliare. Io tutto ondulina, è tutto un'ondulina la mia vita, tutto, qualsiasi cosa io la chiamo in questo modo, va bene? Ci capiamo? Ok, cercando di andare il più dritta possibile, perché sarà lì che appoggio tutta la mia misura. Posso appoggiare direttamente qui e tagliare la misura giusta. Ho preso due cartoncini abbastanza leggeri, vedo che non è molto precisa la copertina, ma non fa niente, non ci preoccupiamo di questo. Adesso vado a tagliare da qui a qui, quindi la mia spina dovrà essere qui, e siccome la devo andare a creare faccio già che segnarmela, poi la ricontrollerò, ma io l'ho segnata. Ok, vado a tagliare. In questo caso qua, forse per non rovinare il righello, che immancabilmente io li taglio, questi qua di plastica, faccio così, lo taglio ma con la forbice. Dovrò rifilare. Ok, sempre col dotter vado a fare la piega. Allora, vediamo se può andare bene. Allora, stavo pensando di tenermi più corta con questa spina. Allora, lo regolo tutto un pochino perché è tutto un po' più lungo. Così adesso riesco a tagliare un po' più dritto. Non mi è andata bene al primo colpo. A volte capita anche questo. Ok. Poi accorcio un pochino anche di qua e così lo raddrizzo.
Vediamo. Non ha tantissima importanza perché, ripeto, lo ricoprirò tutto con la stoffa. Taglio ancora un pochino qui, una striscetta e una striscetta da qua. Ok, adesso dovremmo esserci, Sì. Ok, e adesso, amici miei, andiamo a ricoprire di stoffa il mondo. Stoffa, perché poi andrò a metterci anche dei, come avevo detto, centrini, bordi. Voglio farlo così. Avevo detto che avrei fatto una copertina morbida, ma ho preferito farla curva in questo modo, non morbida, ecco. Allora dai, andiamo. Inizio a tagliare e a ricoprire questa parte. Allora devo togliere, sì, questa parte spessa perché se no mi impedisce, fa spessore, insomma. Ok, boh, vediamo poi dopo. Allora, per una volta non voglio sporcare la carta di caffè, voglio provare a vedere una cosa tutta bella bianca. Vediamo se resisto, Non faccio cuciture ancora. Le cuciture le farò solo d'effetto nel caso in cui, anche perché la mia macchina da cucire non ce la farebbe qua col cartoncino. Stavo pensando se mettere un laccio sotto. No, con questa cosa della spina curva preferisco di no, non ancora almeno. Allora, vediamo un po'. Così. La stoffa rinforza anche tanto, la spina, nel senso che se abbiamo paura che si stacchi dopo tutto questo, non potrà più succedere niente. E andiamo a, scusate i riflessi, qua stavo pensando di non creare troppi spessori, vediamo un po'. Adesso vado a fare la spina la volevo fare di un altro colore, questo qua, che sono sempre avanzini. Inizio a tagliarne un pezzo. Qua c'è, allora tagliamo via questa cerniera, che
storlo. Poi facciamo un po' largo, così. Bene. Allora, stavo pensando se portarlo anche in dentro in modo che già è foderato potrebbe anche essere un'idea, ok, ecco qui. Stavo pensando se fargli uno zigzag o no. No, preferisco di no. Ok, allora raddrizzo un pochino qui e ci siamo. Allora adesso non dovrei più fare quell'errore che ho fatto l'altra volta. Allora, lo mettiamo in piedi, mettiamo le baricole da una parte e i pennelli dall'altra, lo metto a metà qui e così dovrebbe essere dritto, cioè dovrebbe essere equilibrato da una parte e dall'altra. Poi vabbè, adesso il millimetro non è che ci preoccupa più di tanto, no? Forse è meglio da giù, ok, andiamo a incollare. Qui ci stava bene anche un bel effetto stropicciato, a dire il vero, per cui adesso non sto a tirarla neanche tanto. Non era male fargli proprio apposta le grinze, ci penso sempre dopo alle cose, ragazze. Sì, perché io non, come sempre non ho fatto prima un progetto, sto andando avanti per lo più con voi, a parte l'aver deciso la spina curva e il fatto di mettere stoffe, pizzi, il resto lo sto un po' facendo con voi. Quindi vabbè, dai, stavolta non ho fatto il ricciolino, ma potrebbe essere un'idea per la prossima volta. Ok, non ho ancora fatto niente, ma mi sta piacendo, Allora adesso devo comunque fermare anche questa, però adesso avendola attaccata sul centro sono un po' più rilassata, perché non so se avete capito cosa mi riferivo l'altra volta col Jan Journal Vintage. Mi sono ritrovata con non avevo centrato bene il pezzo cioè diciamo cosa ho messo sulla curva qua sul dorso del junk e non mi è piaciuto proprio per niente, cioè c'ero rimasta malissimo. Allora adesso vado ad attaccare questo e come sempre preferisco attaccarmi al bordo sulla stoffa e poi, cercando di non uscire dal seminato, attaccare bene questa parte qua. Ok, bene, mi piace tantissimo lo sfilacciatino così libero sulla stoffa. Non camminerà la sfilacciatura perché c'è la colla, ovviamente, e vai. Ok, bene, bene, adesso vado a fare la stessa cosa qui. Bene. Ok, quando facciamo sta cosa facciamo attenzione qua che non si formi la piegazza grossa, perché sennò poi facciamo fatica a inserire l'altro inserto all'interno, insomma questo
questo, Milena, questo, impariamo ad esprimerci in questo modo, no? Si vedrebbe poi la piega. Ok, allora per finire potrei metterci della retina qui per concludere questa parte, diciamo. Oh, non è finita, ce n'è ancora tanto da fare, però la base è questa. Dopo, quando ho finito anche l'altra, posso già collegarli. No, non posso collegarli finché non ci sono gli inserti, però ce la posso fare a parlare, a farmi capire. Questa è la cheese e qualcosa, è proprio quella per il formaggio. Allora faccio così e la metto, abbondo un po' pochino poi a tagliare, come sempre si fa in tempo, adesso senza sprecare troppo, ma siccome poi resta incollata già, preferisco tagliare piuttosto che pentirmi di non averne messo un po' di più. Ok, però così già non si dovrebbe vedere il cartone là, non si vede, e poi dà sempre un po' di sostegno in più. Vediamo se può andare. Lasciamo un attimino che si asciuga, anche perché è una rete, più di tanto non posso schiacciare, se no mi incollo anch'io insieme alla copertina. Questo lo taglio, ripeto, non lo lascio così lungo, non credo, no, assolutamente non lo lascio così lungo, non mi piace. Ok, adesso metto da parte questa prima che la danneggio e vado a foderare questa parte qua, e vado di cotone anche qui. Tra l'altro questo cotone viene da un santuario dei 400 gradini, 800, non mi ricordo quanti gradini, in Valli di Lanzo, e avevo appunto comprato questo grande pezzo di cotone con cui ho già foderato tutti quanti i divanetti del camper. Quindi io adesso taglio qui e qui. Allora, questo gianchetto volevo dargli un nome, ero in dubbio se darglielo in inglese, perché non so, l'inglese è sempre un po' più, non so, mi fa sognare un po' di più, però è anche vero che io sono una grande sostenitrice della nostra Italia. Quindi lo chiamerò Dolci Memorie. Se vi piace, ditemi, datemi un parere vostro. Adesso vado semplicemente a incollarlo come prima e non gli faccio ancora niente, perché appunto al massimo gli farò o uno stencil o qualcosa del genere, ma non voglio dargli dei colori per il momento. Tanto anche a vintagiare si fa sempre in tempo col distress, però non so, cioè, avevo questa, visualizzavo questo Jan Journal in bianco, al massimo con questi centrini qui così, ecco, questi fatti col caffè, però la base la visualizzavo bianca, pezzi di centrini da destra e da sinistra. Capite cosa voglio dire? Non so, avevo voglia di bianco, poi appunto magari farò anche dei colori, però per lo più l'impronta della copertina la volevo, poi cambierà perché appunto mettendo quelli lì colorati sicuramente non sarà bianca completamente, ma la base mi piaceva bianca, insomma. Ok, dai, andiamo. Colla, di cuciture qua non ne farò, perché o andare a cucire con la copertina, ma se no non volevo fare la cucitura finta, diciamo, anche per quest'interno. Semmai farò poi delle tasche, delle cose, quindi
quindi è meglio incollarla bene però se voglio fare delle tasche, perché sennò ballonzola tutto. Ok, vedete come mi consiglio da sola. Ok, andiamo. Qui sto usando Flash Bond perché così non macchia la stoffa. Qui tutto bianco, anche questo lo piego all'indietro. Ok, e andiamo da questa parte. Anche qui però un effetto stropicciato. Adesso ho la fissa dell'effetto stropicciato, attenzione. No, no, dai, perché se no facciamo già spessore. Lo so che vi piace il cicciotto, però già a partire dalla stoffa no, dai. Ok, già ci sono le pieghe qua così, qualche piega naturale c'è, dai. Ok, andiamo a togliere un po' l'angolo, perché se no faccio davvero troppe gobbette. Ok, ho litigato un po' perché sono stata stupidina a non tagliare bene questi bordi. E voilà, abbiamo le due parti concluse. Io già me lo vedo tutto impizzettato. Sì, la copertina risulterà comunque spessa, perché è spessa, è doppia. E stavo pensando la chiusura, sì, la farò qua la chiusura. Farò un foro da parte a parte, così non si va a scollare, non succedono cose strane. Vediamo, ci rifletto. Però io per il momento questo video lo chiuderei qui, così rifletto bene anche sul da farsi e ascolto magari anche qualche vostro consiglio, se vorrete. No, questo no. Comunque adesso vado alla raccolta di tutti i miei giardini, centrini e tutto quanto, e mi devo fare un po' uno schema di cosa voglio. Sì, qualcosa del genere comunque, magari ci mettiamo un po' di sovrapposizioni. Dai, ci penso un attimino, intanto il più è fatto e poi ci aggiorniamo con i vari abbellimenti e con la copertina. Ve la mostro, la facciamo insieme, non è che ve la mostro, la facciamo insieme non appena avrò le idee un po' più chiare. E stavo intanto controllando se ci siamo con le misure. Sì, perfetto. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se c'è una buona possibilità che venga un bel lavoro, secondo voi o no? Di questo dolci memorie. Ok, vi saluto qui
Vi ricordo di mettermi un pollice in su, un commentino e di iscrivervi se non siete ancora iscritti. Vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!